Ciao a tutti, quando un orologio assume delle caratteristiche prettamente tecniche, non sempre sono comprese anche dal mercato, quindi non trova un riscontro o non ha trovato un riscontro positivo durante la sua produzione, anche in termini poi di apprezzamento stesso dell'orologio, cose che poi man mano vengono svelate, ecco, scoprono un lato nascosto che va a valorizzare tutto quello che è la storia un po' dell'orologio stesso. Ma il Rolex Milgauss che vedremo oggi, un Milgauss albino tra virgolette, è quello che nella modernità oggi, nell'attualità, è forse quello meno considerato, ma che per un periodo di produzione molto ristretto potrebbe avere dei risvolti anche un po' più soddisfacenti sicuramente in un futuro. Ma quello che l'orologio offre è una caratteristica nascosta, ma proprio perché nascosta è la schermatura che va a proteggere questo orologio dai campi magnetici. Ora, la storia è abbastanza datata perché dobbiamo tornare indietro fino al 1956 per assistere alla nascita del primo Rolex Milgauss, che era la referenza 6543, che fu prodotta dal 56 al 57. Un orologio che assume la fisionomia del Rolex Turnograph, del Rolex Submariner. A vederlo bene con questo, quello che caratterizza questo orologio, un po' anche il suo quadrante anidotape, ma un altro dettaglio particolare è la sua ghiera girevole, perché le unità hanno soltanto una cifra, un motivo un po' anche inspiegabile per cui si utilizzò questo tipo di unità per andare a codificare la ghiera dell'orologio. In un primo tempo Rolex, per servire quelle che erano le necessità di professionisti che lavoravano per esempio al CERN di Ginevra, fu quello di affidare proprio all'organismo questo orologio per sottoporlo a delle prove funzionali con l'influenza di un campo magnetico. L'orologio funzionò bene fino a 5000 Oersted, cioè Oersted era un fisico che studiò anche il magnetismo, un fisico danese che studiò magnetismo, per cui prese il nome, ma Milgauss, il nome dell'orologio, risale proprio a Carl Friedrich Gauss, che studiò le influenze dei campi magnetici. Difatti c'è la teoria di Gauss, perché l'attraversamento di un flusso magnetico, che è determinato con un vettore, quando prendiamo un magnete avremo sempre un polo positivo e negativo, dove il flusso del magnetismo scorre da un polo all'altro. Questi sono i flussi che sono definiti con un vettore, quindi B è il simbolo che poi vedremo. Questo è l'attraversamento, quindi l'attraversamento del flusso magnetico all'interno attraverso una cassa, una superficie chiusa, è pari a zero. Questa è la teoria di Gauss, per cui l'orologio assume il nome di Gauss. Quindi fu provato alla fine degli anni 60 fino a 5000 Oersted, che sarebbero poi sui 5000 Gauss, e ricordate sempre che l'induzione, il campo magnetico terrestre è di 0,7 Gauss. Vi ho spiegato anche in un video riferito anche ad Omega Planet Ocean, l'Omega Seamaster Planet Ocean, perché anch'esso è ininfluente ai campi magnetici fino a 15.000 Gauss. Poi gli orologi dovrebbero essere ben accostati, perché le schermature, poi le vedremo su Milgauss, sono anche molto robuste nel tempo. Per esempio il 6543 fu un orologio che come concepimento di schermatura aveva soltanto il fondello posteriore, un fondello posteriore a doppio diametro, che quindi andava a schermare parte anche del calibro, che era il 1080, poi anche passato a 1066M, qui piccole derivazioni del 1080 che fanno capo tutte quante poi al 1030, perché il calibro del 6543, la prima referenza di Milgauss, fu sempre certificato cronometro. Non come posso dirvi, il 5513, che poi è stato derivato dal 5512, che era un COSC. Milgauss quindi ha avuto sempre una base di specifica molto importante e nobile. Rolex realizzò questo orologio non per molto tempo, perché fu, tra virgolette, anche uno studio che si sviluppò subito nella seconda referenza, il 6541, che fu prodotto poi
per 4-5 anni, dal 57 al 62 circa, stesso calibro. Abbiamo però una mutazione che non era certo kafkiana, perché l'orologio, oltre a mantenere la struttura nido d'ape, ha avuto l'installazione della famosa sfera secondi a saetta, quindi per andare a distinguere l'orologio dalla filosofia Submariner e Turnograph, con questa caratteristica che andava a rafforzarsi grazie anche a un rafforzamento della schermatura interna dell'orologio, perché fu applicato un cover e una boccola incassata che proteggeva perimetralmente il calibro. Fu una referenza che alla fine poi degli ultimi anni di produzione fu esportata anche negli Stati Uniti, mercato americano che fu da apripista più volte, non soltanto per Rolex, per quello che riguarda gli sviluppi di alcuni orologi, perché il 6541 poi mutò, oltre alla sfera saetta, vi dicevo, ci fu un cambio sulla ghiera dove si riportarono le classiche cifre a due numeri, quindi 2 unità, e successivamente invece passò da ghiera girevole, bidirezionale, a lunetta, quindi parte fissa liscia che ancora oggi ritroviamo nelle referenze 116-400, di cui vedremo oggi l'esempio albino. Successivamente questa referenza, la 6541 ghiera liscia con indici pallettoni, mutò nella 1019 e siamo all'inizio degli anni 60. Dal 60 in poi questo orologio si identificò con le sue caratteristiche di design che fino ad oggi sono arrivate, avendo già conservando quella bitonalità dei quadranti, perché furono proposti in nero e argento, che oggi ritroviamo un po' anche con quelli che sono i colori sul 116-400, che però sono variati su 3 colori che vedremo fra poco. Il nero e il bianco furono proposti per esempio a catalogo anche con materiali con sostanze luminescenti e non, perché le sostanze luminescenti potevano avere un'influenza o potevano avere un decadimento non soltanto delle proprietà ma anche fisiche, grazie per via dell'immersione nei campi magnetici. Quindi furono proposti al catalogo con queste caratteristiche proprio di specificità. E tra l'altro, quando andiamo a vedere poi anche i colori che hanno assunto nel tempo questi orologi, vediamo molto l'arancione, che già nei quadranti un po' arlecchino richiama il Chromalite e il Luminova, facile confondersi. Ritroviamo già allora, negli anni 60, le caratteristiche di sfere con una nervatura centrale che erano di colore virato sull'arancione e di sfere lisce che mantenevano invece un colore, una sostanza sull'avorio classico come era il trizio utilizzato, poi che virò ovviamente nel tempo. 10-19 vi dicevo, la sospensione della produzione, perché il 10-19 fu prodotto per circa 25 anni all'incirca, arrivando fino alla fine degli anni 80, motivo per cui poi l'orologio non fu più prodotto, perché non sortì più quell'effetto anche di appeal sul mercato. E arriviamo quindi, dopo questo gap, dopo questo vuoto, arriviamo al 2007. Buzzword, viene proposto l'orologio che vedremo oggi, il Milgauss che vedremo oggi, albino in una prima configurazione con vetro zaffiro classico e poi nero. Questi orologi furono proposti anche con sostanze luminescenti completamente Luminova, ma con una variazione, perché oggi vedremo una caratteristica di mix Luminova, Chromalite, ripeto, dove è facile anche un po' confondersi, però che porterà poi ai giorni nostri, poi tramite il Buzzword del 2014, ad avere la configurazione più completa, il 116-400 GB Z blu, cioè Z blu si riferisce al quadrante blu, Z perché è rivestito in zirconio, questo colore che vira un po' dal blu al verde, che è oggi nel mercato una fra le più richieste ma attuali. Quello che vedremo oggi è stato proposto dal 2007 fino al 2010 circa, quindi con una produzione anche molto ristretta, quando le produzioni oggi più o meno si battono sui 10 anni di produzione per una referenza attuale.
Quindi andremo a vedere questo orologio molto interessante per il quale faremo alcune conclusioni, anche di natura economica alla fine del nostro video. Bene, iscrivetevi adesso a Watch Fun, attivate campanella delle notifiche e andiamo a vedere il Milgauss. Questo è il Milgauss 116-400, il primo Milgauss di epoca moderna perché è stato presentato nel 2007 a Baselworld e riprende il design del vecchio Milgauss 1109, un orologio dal quale poi si sono ispirate anche le linee per altri orologi. Notiamo somiglianze con diverse referenze di Rolex. Beh, in questo caso sicuramente il quadrante potrebbe richiamare le tonalità dell'Explorer 2, oppure la forma della cassa a questo diametro anche da 40-41 richiama anche il Datejust 2 sempre di Rolex, ma 41 perché il diametro e anche la presenza dell'orologio è importante perché all'interno risiedono due schermature, una posteriore, vediamo anche un po' il fondello imbutito, e poi una anteriore. Quella anteriore va proprio a placcare, quindi questa schermatura va a placcare il calibro 31-31 che abbiamo all'interno, un calibro solo tempo su base 31-35. È un orologio che non ha una specifica estrema riguardante l'impermeabilità. Ecco, abbiamo una corona che, se andiamo a mostrare, ecco, nel dettaglio non ha neanche un o-ring perimetrale sul canotto per andare a fare una certa tenuta su questo orologio. Siamo a 100 metri di profondità, comunque una profondità, una tenuta già ragguardevole per un orologio del genere. Questa è la cassetta, eccola qui, abbiamo una cassetta con sgancio simile, molto simile a quella di Datejust, e la parte posteriore è molto bella perché ritroviamo le diciture perimetrali che alcuni modelli particolari, speciali, che operano anche in condizioni particolari come Rolex Milgauss o Sea Dweller hanno con queste diciture. I finali sono pieni perché nel 2007 avevamo già la particolarità di avere questi tipi di finali, e l'orologio si presenta anche molto robusto, sicuramente al tatto, ma anche quando andate ad indossarlo fa la sua presenza. Fra poco lo proveremo. Il diametro, ecco, 39,87, può ingannare, siamo a 40 netti, può ingannare vi dicevo, un 41 perché comunque le anse sono molto presenti, il quadrante è anche ampio e sicuramente anche lo spessore. Vediamo un attimino quanto abbiamo di spessore su un orologio che ha una doppia schermatura, andiamo a vederlo subito. Beh, neanche tanto, 13.3 sono dimensioni che troviamo solitamente su questi orologi. Larghezza interna alle anse 19 netto, e altre cose sulla corona, eccola qua, 6,90, un classico poi di Rolex. È molto bella anche la sfera dei secondi con la saetta, proprio per rivestire quello che un po' esprimere quello che è il carattere di questo orologio, che andiamo adesso a provare sulla nostra bilancia e andiamo a vedere. L'orologio è sicuramente pesantino, si sente al polso quando indossate questo orologio, e andiamo subito a vederlo. Ed eccolo qua, agganciamo. Questo è il Milgauss. E no, questa volta non siamo sull'Explorer 2, nonostante i colori lo ricordino. Andiamo a vedere subito quello che è il particolare indice del Milgauss, che questa volta è configurato con tutti gli indici di questo colore arancione cangiante quando illuminato, poi in ambienti aperti, e poi con un breve passaggio al verde chiaro per riportarsi poi con la tonalità del Chromalight che vedremo fra poco. Queste sono le diciture del quadrante. Nel frattempo andiamo perimetralmente, ecco, Swiss Made. Se vediamo un attimino, se riusciamo a concentrarci anche a vedere la corona, guardate, eccola qua. Questa è la corona che era già presente allora su questo 116-400, la vediamo un po' diversa rispetto a quella che abbiamo visto anche sul Batman, il GMT, che vi consiglio di andare a vedere per anche, eccolo qua, e qua c'è un po' di Luminova
il Luminova che viene applicato all'interno di questi indici, dove anche qui si presentano sorte di squeeze out come può capitare sul Trizio quando passano gli anni. Ma il Luminova non sicuramente molto inerte rispetto al Trizio, non soffre diciamo di particolari fuoriuscite oppure deterioramenti. Questa invece è la parte centrale, vedi un piccolo graffietto su vetro, questa è la parte centrale di calettamento delle sfere, come, ecco, come ho posizionato le incrociate sulla vista per poter permettere la visione della sfera ore che stiamo vedendo, sulla parte opposta invece la sfera dei minuti. Andiamo ecco, a fare un piccolo scatto. L'orologio, questo l'ho fatto perché era in arresto, quindi un piccolo gioco fra ruota minuti che ha creato questa sorta di piccolo disturbo, e andiamo a inquadrare anche l'RRR di cui è dotato questo orologio. Molto bello, una lettera per ogni minuto che ci riporta poi nella parte superiore a vedere la nostra coroncina. Veniamo ad una parte molto interessante di questo video. Nel frattempo questo è il fondello del Rolex Milgauss 2380 e la referenza, un fondello che riporta diciture perimetrali come abbiamo visto anche su Rolex Sea Dweller, ma guardate, questa è la sorpresa perché la schermatura, una delle due schermature, è fatta da un secondo fondello che ha lo stesso principio di chiusura per avvitamento sulla carrure. Andiamo a sollevarlo piano e qui ritroviamo questa lettera B che è il simbolo dell'intensità del campo magnetico. Guardate, a differenza di Omega non si tratta di un solito cover in ferro dolce con circa 3 decimi di spessore, qui lo spessore è decisamente maggiore, si può dire un vero e proprio fondello che va a chiudersi all'interno della carrura, però abbiamo una O-ring che fa da, eccolo qua, da chiusura direttamente sul secondo fondello, quindi c'è un contatto metal to metal fra il piattello del fondello e quello che vedete che è il distanziale che va ad interporsi fra il calibro 3131 che stiamo vedendo e la carrure dell'orologio. Quindi non ci sono dei fermamovimenti tipo FOD, anti-FOD che normalmente sono siti in questi punti che stiamo andando a vedere, ma il calibro a questo punto è libero. Se io prendessi l'orologio, lo capovolgessi, potrei avere l'accidentale distacco del calibro su questo punto, perché qui abbiamo un punto di leva che è fatto proprio dalla chiusura della tige. Quindi qui abbiamo una vera e propria schermatura dai campi magnetici. Attenzione, dei campi magnetici è simile a quella alla schermatura di una gabbia di Faraday. La gabbia di Faraday che isola dai campi elettromagnetici, però attenzione, l'interno proprio di una gabbia, come un esempio può essere, visto che parliamo molto spesso di aerei, ecco per esempio la struttura di un aereo è l'esempio di una gabbia di Faraday, perché un punto in cui può essere colpito il velivolo può andare a scaricare sulla parte opposta o da un'estremità delle strutture, quindi questo fa da gabbia andando ad isolare la parte interna. Qui invece l'isolamento è fatta da questi due cover, uno posteriore e l'altro anteriore che abbiamo visto insieme. Il calibro 3131 invece si tratta di un calibro, ve l'ho detto, simile al 3135, no date, quindi scarico di tutte le utenze che si trovano solitamente su un calibro del genere, quindi molto libero anche dal punto di vista degli attriti. Ecco, se parliamo di campi magnetici non possiamo non citare la spirale Parachrom che abbiamo già visto precedentemente anche su un video di Rolex Daytona, spirale che mantiene ottime performance funzionali dal punto di vista dello stress termico e stress magnetico. Spostiamoci in alto, andiamo a vedere, ecco, queste sono le caratteristiche di un calibro 3131 che richiamano quelle del 3135, dove manteniamo pregi e difetti. Difetti si può dire massa oscillante, se non ben manutenuta, possiamo avere episodi di interferenza come stiamo vedendo perimetralmente su questo ponte. Spostiamoci nella parte esterna, andiamo a vedere, ecco, questo è il punto in cui solitamente alloggia l'organo di collegamento del calibro alla carrure dell'orologio. Sono organi anti-FOD, potete andare a vedere il video sul GMT Disaster dove ho parlato proprio delle caratteristiche anti-FOD, e qui abbiamo un organo però ripreso dalla parte posteriore, perché questo è il primo dei due organi che abbiamo nell'altra estremità. Andiamo a vederla.
Eccolo, questo è il secondo organo che mantiene la copertura della schermatura anteriore dell'orologio. Quindi sono i due organi che mantengono la schermatura anteriore dal lato quadrante e che insieme alla prima schermatura che abbiamo visto insieme vanno a creare questa sorta di gabbia di isolamento dell'orologio. Poi ci fermiamo, eccoci qua, siamo poi sulla parte classica del rinvio ruota corona, eccolo qua, per finire poi sulla parte della tige ed eccoci, siamo arrivati poi fino alla parte esterna dell'orologio della corona. La configurazione luminosa di Rolex è sempre abbastanza convenzionale, troviamo nei moderni Rolex con bicchierini, in passato trovavamo Trizio con pallettoni, poi bicchierini, insomma quello che offre Milgauss è un qualcosa di diverso. In questo caso abbiamo un mix sia di tonalità, quindi abbiamo un bitonale sulla luminescenza, che per quanto riguarda anche il colore abbiamo questi indici arancioni che hanno un colore cangiante, poi a seconda dell'ambiente in cui vanno a esporre la luminosità che, ecco, vi mostro, guardate, qui c'è una bitonalità perché abbiamo un chromalight perimetrale sugli indici con tonalità arancione, come abbiamo visto, nel frattempo anche la lancetta, la sfera a secondi passare davanti ai minuti, e proprio sui minuti e sulle ore invece manteniamo la configurazione in superluminova, un superluminova che equipaggiava le precedenti serie fino a quando nel 2008 con il Sea Dweller Deep Sea è stato introdotto il Chromalight, e questo è il classico colore, la configurazione di Milgauss, che poi varia nei modelli successivi sul GV per esempio, perché gli indici 369 hanno una configurazione diversa rispetto agli altri indici 1, 2, 4, 5, 7, 8 fino ad arrivare fino al nostro 11. Ecco, ho aspettato 6 campionamenti per partire, fare questa prova, mostrarvi questi dati. Guardate, 0, 300, 0, i migliori dati che forse avete visto in questo canale, dove abbiamo una linea d'acqua perfetta, senza nessun disturbo, e quindi possiamo vedere come andare a sollecitare le posizioni di questo orologio partendo da uno 0 di segnale, e facendo anche le considerazioni che questo è un orologio schermato, quindi il cronocomparatore potrebbe avere anche dei problemi a rilevare il segnale acustico dell'ancora, dello scappamento. Quindi andiamo a vedere un attimino cosa capita. Perché vi ho detto questo? Perché su alcuni orologi come Seiko Tartol addirittura, il cronocomparatore o anche con altri orologi fatica alcune volte a recepire il segnale acustico proprio delle battute di alternanza. Invece in questo caso, come avete visto, nonostante l'orologio sia schermato sotto con 2 fondelli come vi ho mostrato, il segnale è preciso e comunque continuo, perché se andate ad ascoltare nel video il 3135 che ho fatto come white noise, vedrete e sentirete una presenza molto importante di questo tipo di alternanza di Rolex. Quindi andiamo a vedere più 3 secondi, inizialmente 2 campionamenti da 5 secondi sulla verticale, un più 3 secondi, quindi abbiamo 3 secondi di escursione se vogliamo parlare poi di accuratezza, e una perdita più o meno di 30-40 gradi di amplitudine, che andiamo a vedere come si dimostra in variazione regolando la posizione dell'orologio. Guardate, sulla verticale ritorniamo di nuovo eccola qua, siamo a 3 secondi, ma qui forse siamo anche al di sotto dei 3 secondi. Aspettiamo il prossimo campionamento. Guardate, questo è un signor calibro, questo è il miglior calibro, secondo me uno fra i migliori che io ricordi di aver provato qui con voi, di avervi mostrato, e che dimostra veramente le qualità eccezionali all'apice, sicuramente in commercio per quanto riguarda i fattori di qualità-prezzo di un orologio come può essere questo Rolex Milgauss. Però attenzione, nonostante siano orologi dal costo elevato, qualità-prezzo, dobbiamo considerare anche che ci sono orologi dal costo molto molto più elevato. Quindi siamo di nuovo a più 3, quindi qui il parametro è schiacciato da 0 a più 3. Questo è un ottimo orologio. Andiamo a vedere nella parte, ecco, volo rovescio, cosa capita. Questo è il nostro punto di variazione. Perfetto. Non perderei
Altro tempo ragazzi, andiamo a fare le nostre considerazioni. A dimostrazione di quanto vi ho detto in apertura, Milgauss, nonostante sia stato prodotto con poche referenze, ha avuto diverse variazioni configurative. Vi ho parlato delle cifre con singola unità sul 6543 che però si ritrovavano anche un po' sul 6541, la seconda serie. Le sfere Dauphine che sempre sul 6541 sono comparse a differenza della prima serie, in cui poi abbiamo ritrovato anche la famosa sfera Saetta che è arrivato fino ai nostri giorni. Su 116-400 che vi ho mostrato oggi non c'è ancora il vetro zaffiro colorato che distingue le sigle 116-400 GV delle referenze attuali. Classico vetro verde che si pensa abbia delle caratteristiche anche di nitidezza migliori rispetto allo zaffiro bianco che abbiamo visto oggi. Beh, non c'è chissà quale caratteristica deluxe non plus ultra su questi vetri. Lo ritroviamo anche nei rubini. I rubini normalmente sugli orologi sono tutti quanti rossi, ma perché la scelta di fare il rubino da parte del costruttore nella fonderia è proprio quello di realizzare il dorso per contrasto. Ma i rubini non sono altro che corindoni, come i vetri zaffiro che abbiamo visto oggi e che equipaggiano anche i 116-400 GV, un vetro che viene realizzato poi drogato durante la fusione per avere questa caratteristica di riflesso verde che vediamo anche su Milgauss 116-400 GV, quindi non c'è una grossa differenza se non questa che vi ho descritto. Questa è una caratteristica che si è persa nel tempo con il white dial che vi ho mostrato oggi. Ora, sul mercato il white dial è all'incirca un settimo di quanto proposto per i 116-400 GV in configurazione con quadrante nero, vi dicevo, apostrofato un po' come Arlecchino, e il 116-400 GVZ Blue Dial, cioè quello che ha il quadrante cangiante fra il blu e il verde, dove ovviamente il mercato premia di più anche un po' l'apprezzamento. Il prezzo si attesta più o meno mediamente a 14.700 euro. Attenzione, 14.700 euro, una referenza in buono stato, corredata, full set, rispetto ovviamente a modelli che vengono proposti a minor prezzo perché fuori corredo con configurativo. Ma se dovessimo guardare il mercato anche Italia, discorso molto interessante, l'Italia in alcuni casi è il primo mercato al mondo in Italia, quindi questa è una cosa buona per parlare qui in questa sede di orologeria con una piattaforma comune che è la nostra, quella dell'Italia, che fa sempre un po' anche da linea guida, se vogliamo. Il secondo mercato dove andare a vedere per esempio questo orologio sono gli Stati Uniti. Il secondo mercato dove fra Stati Uniti e Italia, attenzione Italia, si dividono anche un po' la maggior parte dei volumi di unità presenti di questo modello, di questa configurazione, e negli Stati Uniti è molto apprezzato. Sensibilmente i prezzi sono maggiori sulla referenza bianca per quello che riguarda proprio il mercato USA. Quindi questo è un po' la trafila che attraversa i tempi su questa configurazione che è stata proposta dal 2007 fino al 2010 circa, per poi essere sostituita con le altre referenze. Ora una cosa anche particolare di questo orologio, vi dicevo, l'illuminazione Luminova. Io ho fatto qualche piccolo errore forse chiamando il Chromalight Luminova, però attenzione, è giustificata dal fatto che essendo presentato a Baselworld nel 2007, il Chromalight fu impiegato ufficialmente poi nel Sea Dweller, nel Deep Sea nel 2008, quindi c'è una sorta di accavallamento fra le due sostanze, chiamiamole così. Queste sostanze che però riprendono sempre un po' quella che è l'incidenza, anche la banda di frequenza molto simile, perché abbiamo visto su questo canale anche dei Luminova che assomigliano molto a dei Chromalight. Questo mi fa sospettare sempre più che alla fine il Chromalight non sia una sostanza assolutamente diversa dalla Luminova, ma potrebbe, dico potrebbe perché io non sono sicuramente la fonte ufficiale per quanto riguarda queste informazioni, ma per mio parere ed esperienza potrebbe essere un super Luminova, ancora una volta confermato da quanto abbiamo visto insieme.
Bene ragazzi, spero che questo video sia stato ulteriormente di vostro interesse, mettete un mi piace se vi è piaciuto, quindi noi ci rivediamo alla prossima, iscrivetevi ancora a Watch Fun e ne vedremo ancora delle belle. Ciao a tutti, a presto!